Oh, aia poco! Salve a tutti ragazzuoli, io sono Rick e questo è Karasus Art. Prima di proseguire con il video volevo chiedervi la cortesia di iscrivervi al canale ed attivare la campanella degli avvisi, perché YouTube censura tutto e quindi di conseguenza uno pubblica il video ma non lo vede nessuno perché non arriva da nessuna parte. Quindi se siete appunto interessati ai contenuti del canale, a me farebbe un enorme piacere. Oggi parleremo e realizzeremo insieme un nuovo gigante, il gigante più brutto dei 9 più importanti di Attack on Titan. Infatti oggi andremo a realizzare il gigante carro di Pieck. Siamo passati dalla fazione Marley. Infatti oggi andremo a vedere come realizzare una protesi molto più semplice rispetto a quella che abbiamo visto nel scorso video con il gigante colossale di Armin, e in più andremo a vedere come realizzare una maschera in foam simile a quello che ha il gigante carro durante la sua modalità Panzer, quindi con l'armatura della testa e tutti i cannoni sopra. Noi andremo a vedere principalmente l'aspetto dell'armatura. Bando alle ciance, iniziamo il tutorial. Per iniziare, come sempre, partiamo dalla scultura. La realizzeremo sempre in creta perché è molto pratica ed economica. La andiamo a mettere sopra ad uno stampo da usare come base. Vi lascio il link in descrizione al tutorial su come realizzarlo. Iniziamo a dargli la forma che desideriamo, aiutandoci anche con degli strumenti, soprattutto per fare meglio i dettagli. Andiamo ogni tanto ad aggiungere altra creta dove serve per creare la fisionomia tipica di un viso. Con dell'acqua andiamo a smussare tutta la superficie grezza per renderla più liscia. Con una spugna per filtri insieme a una pellicola trasparente andiamo a creare tutta quella texture che possiede la pelle. E avremo finalmente finito la nostra scultura. Andiamo a prepararla per creare lo stampo. Andremo a usare il gesso labastrino mescolato con l'acqua. Questo, una volta asciutto, diventerà il calco rigido che useremo per ottenere la protesi finale. Rimossa tutta la creta, andremo a colare all'interno del nostro stampo il lattice liquido. Faremo questa operazione per almeno 6 o 7 volte. Per renderla più resistente andiamo a mettere la carta assorbente insieme al lattice. Questo aiuterà la protesi in lattice ad essere più rigida. Una volta estratta andiamo a tagliare gli eccessi e i fori per il naso. E così la nostra protesi sarà finalmente pronta.
Per dare più valore al nostro personaggio andiamo a creare l'armatura per la testa che possiede il gigante carro quando è in modalità guerra. Partiamo da una lastra di foam che andremo a tracciare ed intagliare seguendo le misure che abbiamo preso precedentemente. Incolliamo tutte le parti create e una volta ottenuto un risultato che ci aggrada, stendiamo uno strato di colla vinilica che, una volta asciutta, andremo a colorare con i colori acrilici per terminarla. Sistemiamo i capelli, poi usando del lattice liquido come collante andiamo ad applicarlo in prossimità delle zone dove metteremo la nostra protesi e anche all'interno di questa. Facendo attenzione andiamo ad applicare la nostra protesi in modo tale che sia perfettamente aderente al nostro viso. Sempre con del lattice liquido, aiutandoci con un cotton fioc, andiamo a sigillare tutto per renderla più omogenea con la nostra pelle. Con il talco e il polvere andiamo ad opacizzare il tutto, questo servirà per stendere meglio poi il colore. Con un Aqua color carne andiamo a dare il colore di base al nostro gigante. Poi con una tonalità più chiara andiamo a dare maggiore luce nelle parti più esposte del viso. Usando ora invece una tonalità più scura andiamo a dare le ombreggiature nelle parti invece più incavate, come per esempio sotto gli occhi o tra le cosiddette rughe di espressione. Con un nero abbastanza diluito con acqua andiamo a colorare la parte incavata tra i denti. Poi con del giallo e del bianco mescolati insieme andiamo a dargli il loro colore naturale, terminando così il make-up della nostra Peach. Devo dire che è molto comoda, proprio si vede benissimo, proprio brava Marley, bravi. Questo è stato il nostro lavoro finito. Come dicevo prima è stato molto più semplice rispetto alla protesi del gigante colossale di Armin, infatti ha molto meno dettagli questo e ha, come avete visto anche dal video, molti meno passaggi. Il lato negativo di questa protesi è che la respirazione, nonostante i due fori del naso, è molto più difficile. Non ve la consiglio soprattutto di portarlo in fiera, o perlomeno se dovete fare una protesi come questa che avete visto nel video, vi consiglierei di fare ulteriori fori nella bocca. L'effetto che abbiamo ottenuto alla fine è un effetto molto d'impatto, infatti sono rimasto sorpreso come sui social è piaciuto tantissimo e sono veramente lusingato, grazie. Quindi io vi invito di provarci anche voi, perché alla fine, come avete visto, non è poi così difficile, o comunque ci dovete prendere la mano. E siamo arrivati anche alla fine di questo video. Come sempre vi invito a mettere un mi piace e a dirmi qua sotto cosa ne pensate del video e cosa magari volete vedere in futuro, che io leggo i commenti e prendo in considerazione le vostre idee. Inoltre vi invito ad iscrivervi al canale ed a attivare la campanella degli avvisi per rimanere sempre aggiornati con i prossimi video che usciranno in futuro. Quindi io vi ringrazio ulteriormente per essere arrivati fino a qua e ci vediamo al prossimo video. Sì, sono conciato un po' diverso perché ho fatto qualche video, però adesso arriva la parte che più amate.
È stato semplice.